Non la solita torta di spinaci, la faremo alla rovescia, ovvero invece che si abbassa la cotta, questa si alza, e utilizzeremo la pasta matta, ovvero 2 parti di farina, 1 parte di acqua, poco sale e se volete una goccia di olio, ma partiamo subito con la ricetta. In una comoda bacinella ho pesato 200 g di farina 00, quella da banco del supermercato normalissima, con 100 ml o 100 g di acqua e poco sale. La lavoro. Deve venire fuori la pasta matta, che sarebbe la classica pasta che si utilizza al posto della brisée, al posto della millefoglie, al posto della pasta per pizza, per fare torte salate, canapè, stampini e quant'altro. Semplice, acqua e farina, come quella che usano i bambini per giocare. Ed è usata moltissimo, credetemi, ed è molto comoda, e vi faccio vedere anche come fare per renderla friabile come la pasta sfoglia. Qual è la differenza? Non ha burro ed ha anche un sapore migliore secondo me. Se utilizzate farine diverse, fate in modo che, come quelle più integrali, fate in modo magari di metterci un goccio di acqua in più, ma deve risultare un impasto molto sodo, molto liscio, asciutto come questo. Poi deve essere lavorato senza l'utilizzo di ulteriore farina. Fatto il nostro impasto, facciamo 4 palline. Non deve lievitare, però le palline la facciamo per rendere elastica e lavorabile la pasta in una maniera che adesso vi farò vedere. 4 belle palline e le mettiamo via. Le mettiamo nella stessa bacinella di prima, ma abbiate l'accortezza di coprirlo, un coperchio, un piatto, per non utilizzare plastica che ce n'è già in giro troppa. E non si deve seccare, serve il coperchio, non per altro. Lasciamo lì le nostre 4 palline che si rilassano 10 minuti, coperte, mi raccomando, e vediamo gli ingredienti per il ripieno della torta. Serviranno circa 300 g di spinaci. Io ho usato quelli surgelati, scongelati, leggermente sfrizzati, ma se volete usare quelli freschi, un po' scottati, va bene. Ci metto dentro un bocconcino di mozzarella, quelli da 100 g, potete metterne anche un po' di più se volete. 250 g di ricotta di capra, di pecora, normalissima. Una bella manciata di parmigiano, di formaggio grana, o se preferite va bene anche il pecorino, ma qualsiasi formaggio vi piace potete mettere dentro. Ci metto 5 uova, 5, hanno lo scopo di tenere insieme tutto, le uova. Uova intere, belle e fresche delle mie galline, appena fatte. Ci metto il sale, ci metto una bella peppata fresca, se volete metterci altri aromi come prezzemolo, della cipollina, fate voi. E attenzione, il lievito istantaneo per pizza e focacce, oppure va bene anche il cremor tartaro, oppure va bene anche il lievito per dolci, ma che non sia vanigliato, mi raccomando. Non dovete usare il lievito di birra. Attenzione, perché spesso si confonde il lievito di birra secco con il lievito istantaneo, che non è la stessa cosa. Una teglia da 24 sotto, 26 sopra, un goccino di olio, ce lo spennelliamo. Come avete visto, io non ho fatto partire il robot da cucina del frullatore, l'ho solo preparato tutto e per ultimo ho messo il lievito sopra. Questo perché? Per non far attivare il lievito prima del tempo, però c'ho già lì tutto pronto. La teglia è pronta, adesso mi preparo gli impastini. Avete visto che ho fatto 4 palline, ne utilizzerò solo 3, una l'avevo fatta di scorta. La stendetela come meglio potete, col mattarello, a mano, con le mani, come volete, l'importante è che la stendete più larga della teglia. Se si fa qualche buco, non fa niente, lo rattoppate, non preoccupatevi. Tra un impasto e l'altro che andrò a stendere metto un goccino di olio che non avevo messo prima nell'impasto. Vi ricordate che prima non l'avevo messo? Ecco, non l'ho messo prima perché l'ho messo adesso. E lo spennello e faccio così con tutte e 3 le sfoglie. Volendo si può fare anche una sfoglia unica, più spessa, però diventa meno friabile e più consistente. Quindi scegliete voi, o fate 3 strati così con l'olio come ho fatto adesso, oppure fate una palla unica senza star lì a tagliarla in 4 e la fate un po' più spessa, però io vi consiglio di fare così perché viene molto più friabile. La metto sopra la mia teglia che era già oleata. Vedete che il bordo è un po' abbondante? Questo perché? Perché poi quando ci metto dentro l'impasto, quello farà peso, i bordi cascano giù e mi resta lì giusta. È un piccolo trucchetto, ma semplifica molto la vita, così non devo star lì a foderare la teglia. Ora che è pronta la teglia con l'impasto, faccio partire il mio vecchio glorioso robot da cucina. Da 30 anni è sto robot qui e funziona ancora una meraviglia. Guardate cosa mi invento io per lavorare meno, visto? Faccio cadere l'impasto dentro nella teglia
e la pasta matta che era lì un po' sospesa va a posto da sola, perché il peso dell'impasto la manda verso l'esterno e quindi è l'aria che tiene sull'impasto. È un piccolo trucchetto che aiuta molto, così non devo stare a diventare matto. Stendo bene il mio impasto. Naturalmente, se volete, potete utilizzare la pasta sfoglia che vende al supermercato, la brisée. Qual è la differenza tra la pasta matta, la brisée e la sfoglia? Che la mille foglie, la pasta sfoglia e la brisée hanno dentro un mucchio di olio, burro, grassi. Questa non ne ha neanche un po', giusto quelle 4 gocce di olio d'oliva che gli ho messo prima. La batto bene, così l'impasto va in ogni angolo. E ora attenzione, guardate dove sto tagliando. Io ho calcolato più o meno che questa pasta qui, siccome gli ho messo il lievito, questa si gonfierà invece di abbassarsi come fanno le torte salate. Ho calcolato che si alzerà di circa 1 centimetro, quindi gli lascio 1 centimetro di bordo verso l'alto e il resto della pasta la taglio via, così non sono stato lì ad intermato a foderare la teglia, mettere, togliere, schiacciare, rattoppare. Via, un solo passaggio, fatto tutto. Non butto via i bordi di pasta che ci serviranno per fare delle decorazioni, se le vogliamo fare, è facoltativo, se volete le fate, se non volete non le fate. Però così senza decorazione mi faceva un po' brutto, mi sembrava che gli mancava qualcosa, allora gli ho fatto 4 striscioline con la pasta avanzata, gliele ho schiacciate sopra un po' e ho fatto un pochino di decorazione. Niente di complicato. Forno già caldo, preriscaldato, 180 gradi, 50 minuti. Poi, siccome a casa mia non si butta via niente, cosa faccio? Tutti i pezzettini di pasta che avevo in giro avanzate, avevo avanzato anche una pallina, vi ricordate? Ne avevo fatte 4, ne ho usate 3. Ecco, faccio una palla unica e faccio delle orecchiettine, cavatellini, strascinati, chiamateli come volete, piccoli cavatelli, e uno per uno. Così faccio una bella porzione di pasta per mio figlio, che lui pasta asciuttaro la mangia volentieri. Faccio notare il sistema che ho utilizzato per fare questi cavatellini: invece di star lì a stendere la pasta, farla rotolare, poi dopo tagliarla a pezzettini come i gnocchi, poi fare tutti, niente, io l'ho pizzicata direttamente dalla palla dell'impasto, una pallina alla volta, rotolata sul dito e fatta sul tavolo. Un attimo, ecco pronta la nostra torta. 50 minuti sono volati facendo i nostri cavatellini. Rovescio la mia torta, tra l'altro ancora calda, sotto è cotta perfettamente, è molto friabile, profumatissima. Vedete che si è alzata giusto la misura del bordo, ho centrato il bersaglio, colore fantastico, perfetto. Ed ecco qui anche la mia pasta fatta con un po' di pancetta e un po' di cipolle e pepe nere per il mio figliolo. Come vedete ho preso 2 piccioni con una pala. Se questa ricetta vi è piaciuta lasciate il like, iscrivetevi al canale, venitemi a trovare in descrizione e tantissimi saluti a tutti da Gabriele. Alla prossima ricetta, ciao.